Ciao a tutti e a tutte, come state? Come va? Allora, oggi andiamo avanti a esplorare la città di Benevento e andiamo più verso quello che è l'attuale centro, diciamo, della città. Ok, allora partiamo dalla cattedrale di Benevento, che fin dalla sua prima costruzione della struttura originale nel VII secolo è stato il primo edificio religioso di tutta la città. La struttura attuale comprende una facciata e un campanile del XIII secolo e la facciata è in stile romanico di ispirazione pisana, una struttura molto interessante, realizzata con marmi di diverso colore, di diversa derivazione, evidentemente diviso in due ordini, uno inferiore e uno superiore, entrambi, ognuno dei quali con 6 arcate, ma non si esclude che esistesse forse una settima da questa parte, quindi dove attualmente si trova il campanile, perché se vediamo c'è quella centrale da questo lato, quindi nel nostro lato destro ce ne sono 3 arcate, mentre dall'altro lato ce ne sono solo 2, il che rende la facciata un po' asimmetrica in un certo senso. Abbiamo degli elementi molto interessanti in questo Duomo, in questa cattedrale, tra cui per esempio vediamo già nel portale principale di fianco abbiamo questi stipiti veramente impressionanti, questi elementi decorativi che sono stati sicuramente recuperati da edifici forse di epoca romana. Queste decorazioni floreali, queste sorte di ghirlande e anche degli animali in mezzo a queste ghirlande, in più anche l'architrave vediamo con queste decorazioni molto belle, e sopra c'è anche un'iscrizione molto lunga. Tra l'altro sopra ancora abbiamo questa arcata, anche questo riccamente decorato con altri 2 animali da questo lato e da questo lato. Se notiamo qui il portalino di destra ha 2 stipiti che sappiamo essere di origine romana. A Benevento vediamo moltissimo questa attività di riuso di elementi architettonici e o decorativi di altri palazzi, cosa che vediamo soprattutto in edifici di epoca medievale. E qui sopra c'è un'iscrizione, tra l'altro che questo probabilmente veniva da un altro edificio. Dobbiamo ricordarci che nello spazio dove è stato realizzato poi il Duomo si trovava una zona cimiteriale, quindi non è da escludere che alcuni di questi pezzi, diciamo, architettonici siano stati presi anche da delle tombe. Qui abbiamo una decorazione, qui abbiamo delle iscrizioni, si pensa fossero di origine longobarda e così via. Quindi ecco, abbiamo diverse di queste cose qui. Passando al secondo ordine abbiamo queste colonnine realizzate in materiali diversi, marmi diversi, si vede benissimo per esempio tra queste e questa la differenza, capitelli molto belli con decorazioni molto ricercate. In più sopra e anche sotto i capitelli abbiamo questa cosa pazzesca di figure animali o umane che sorreggono una parte o l'altra di architettura, quindi anche qui è veramente incredibile questa cosa, è anche molto raro da vedere sinceramente. Poi qui abbiamo una statua dedicata a un cavaliere, forse XIII secolo, forse precedente, probabilmente è stata recuperata anche questa da una delle tombe che si trovavano in questa zona. E poi sopra, in cima abbiamo una serie di statue di animali. Questo forse è un bue, abbiamo imparato che si tratta di uno degli animali simbolo della città di Benevento, e poi abbiamo anche dei leoni da questa parte. Questo per esempio è un leone, e anche qui c'è un altro animale. Campanile anche questo risale al XIII secolo, ma già vediamo delle cose molto particolari. Queste formelle qui derivano sicuramente da edifici romani, di epoca romana, lo si capisce anche già un po' dallo stile, sinceramente, dalle fattezze, come sono state realizzate queste figure. Quella centrale tra l'altro include una figura e anche un cavallo, a testa di un cavallo, e sono state inserite appunto su questo lato del campanile, ma non solo, anche qui se guardiamo un attimo questo lato qui verso la facciata, diciamo, ci sono altre formelle molto simili. Sopra questa finestrella qui vediamo una figura di un animale, sembrerebbe. Tra l'altro, se andiamo ancora un pochino più in alto vediamo altre cose veramente incredibili. Secondo me qui ci sono altre 2 figure umane, quindi, e sicuramente di derivazione romana. Questa sicuro che è romana perché si vede proprio dalle fattezze del volto. Qua sopra c'è una statua, questa è un'altra statuetta forse di un animale, qui c'è un'altra statua, e ecco, quindi tutti questi elementi sono stati presi da edifici romani. Qualcuno ha ipotizzato che forse siano parti architettoniche e decorative che si trovavano in tombe, ma anche forse, non è da escludere, del tempio di Iside. In questa zona sono stati trovati comunque molti reperti
riferiti a quel tempio. Questo cinghialetto ricorda il dio Diomede, il mitico fondatore della città, e c'è anche un'iscrizione sotto appunto questo cinghiale. Qui continuiamo a vedere ancora queste inserzioni di epoca romana. Qui tra l'altro c'è pure un'iscrizione in latino, sembrerebbe, e quindi ecco, continuiamo a vedere queste parti inserite da edifici principalmente di epoca romana. Non solo, anche di qua continua questa serie. Qui vediamo che ci sono altre due figure, tra l'altro anche qua sembra che ci sia un qualche tipo di decorazione, e si notano subito perché in una struttura così liscia, con tutti questi blocchi diciamo di pietra tutti lisci, si vedono proprio queste decorazioni e si vede subito che si tratta di uno stile di un'epoca diversa. Allora, un'altra cosa che volevo farvi notare della facciata è il portale del Duomo di Benevento. È veramente una chicca, una cosa molto particolare, anche già dal nome, Janua Major, un nome molto così bizzarro se si vuole. Non si sa chi l'ha realizzato, ma già da qui un pochino si vede quante formelle decorative ci siano, cioè è veramente incredibile, ce ne sono tantissime. Ecco, da qui sicuramente lo vediamo un po' meglio il portale, questo Janua Major, e si tratta del maggior poema sacro di epoca medievale di tutto il Mezzogiorno, e è un vero poema, cioè ogni formella rappresenta una scena, e se si pensa alle dimensioni che sono anche relativamente piccole e alla minuziosità, alla precisione dei dettagli che sono stati inseriti in queste scene, si capisce che veramente c'erano delle maestranze pazzesche che hanno realizzato questa cosa. Qui sotto ci sono delle figure religiose evidentemente, e non si sa chi sia stato a realizzare questo portale, chi l'abbia decorato. Si sa che risale al XII-XIII secolo. Questa è la struttura della chiesa come la vediamo attualmente, ma nel XVIII secolo è stata fatta una modifica in stile barocco. Questo era come appariva l'interno del Duomo di Benevento dopo questa modifica barocca, quindi si vede uno stile molto diverso, se si vuole un po', a me verrebbe da dire forse un po' in un certo senso neobizantino, nel senso che magari come struttura può ricordare un po' le classiche basiliche Sant'Apollinare, per esempio, di Ravenna, ma in realtà ha uno stile comunque molto sul barocco, con tutti questi cassettoni, tutte queste arcate. In fondo all'abside si vede che c'è una specie di semicupola in un certo senso, ma la cosa che fa impressione è se si guarda com'è la chiesa all'interno attualmente. Allora andiamo dentro a vederla insieme. Questo è l'interno attuale della chiesa, il che fa molta impressione perché sì, si è mantenuto comunque si è mantenuta la struttura, si è mantenuta l'impostazione così come era stata data la chiesa nel XVIII secolo. Il problema è che purtroppo dopo i bombardamenti del 1943 la quasi totalità della chiesa è stata distrutta, e l'unica cosa che è rimasta della chiesa medievale sono proprio la facciata e il campanile, e quello che c'è adesso del resto della struttura è tutto stato realizzato dopo. Si è riuscito a recuperare qualcosa, ma veramente pochissime cose, tra cui per esempio queste due colonne, e ce ne sono due uguali verso la parte frontale della chiesa, di origine probabilmente romana, ma per il resto qualche piccola decorazione, ma veramente pochissime cose, forse qualche scultura tombale, però sì, veramente poco. Passiamo poi dal Duomo, quindi questa zona, a un monumento veramente super interessante, sempre andando lungo il Corso Garibaldi, quindi questa via principale che passa per il centro di Benevento, e arriviamo all'obelisco egizio. E voi vi chiederete cosa ci fa un obelisco, un monumento egizio a Benevento. Gli egizi non ci sono stati a Benevento. Questo no, però è un obelisco egizio e si trovava nel tempio romano di epoca romana dedicato a Iside. Ebbene sì, a Benevento c'era anche un monumento dedicato a Iside, cosa che può sembrare strana, ma in realtà per la zona non era così strana. Per esempio a Pozzuoli e a Pompei c'erano dei templi dedicati a Iside, e per cui si pensa anche che probabilmente il culto per Iside sia arrivato alla città di Benevento grazie ai contatti a sua volta commerciali della città di Benevento con la zona di Pozzuoli.
Ok, quindi abbiamo questo obelisco che in realtà è uno dei due obelischi che aveva questo tempio. L'altro c'è arrivato un po' a pezzi, diciamo, è comunque conservato all'interno di un museo di Benevento. Questo è arrivato praticamente intero, con un'iscrizione che va a divinizzare Domiziano, che è stato l'imperatore che ha voluto questo tempio, e inoltre si fa riferimento a Iside come signora di Benevento, e se è stata fatta questa dedicazione così diretta vuol dire che il culto di Iside a Benevento era già radicata da un bel po' di tempo. Non si è ancora riusciti a capire la posizione esatta di questo tempio nella città di Benevento, è ancora veramente un mistero. Questo perché sono stati trovati degli elementi decorativi ed anche architettonici che erano di questo tempio in più punti della città, per esempio vicino alla cattedrale, vicino alla chiesa di Sant'Agostino, vicino alla chiesa di Santa Sofia, insomma in diversi punti, quindi non si sa. Nel 1969 un importante egittologo aveva definito Benevento come il secondo posto insieme a Roma al mondo in cui ci sono più elementi reperti egizi al di là dell'Egitto, ovviamente. Quindi questo è veramente impressionante se ci si pensa. Quindi proseguendo sempre lungo il viale Garibaldi, dall'obelisco egizio di Iside arriviamo fino alla chiesa di Santa Sofia, che è un edificio veramente pazzesco. Si tratta di una chiesa che originariamente era stata costruita dai Longobardi nell'VIII secolo e successivamente è stata poi modificata in diversi momenti storici, fino a poi ad essere modificata sia nella facciata sia anche all'interno in stile barocco, come si può vedere dalla facciata, ma nella facciata riusciamo comunque a vedere almeno una parte di quella che era la struttura precedente, quindi la struttura effettivamente longobarda. Abbiamo questa struttura in muratura con 3 arcate, ok, l'arcata più piccola con il portale. Tra l'altro diamo un attimo un'occhiata, ci mettiamo un po' più di fronte così vediamo un po' meglio, con queste pietre decorate veramente bellissime, ok, si vedono poi motivi decorativi, e tra l'altro questa lunetta con delle statue dovrebbe risalire al XIII secolo, per questa parte qui, questo inserito in una prima arcata. Poi abbiamo questa arcata in mezzo, ok, e poi in realtà c'era un'altra arcata più larga, questa, perché qui abbiamo queste 2 colonne che sorreggevano una terza arcata, quindi anche una facciata relativamente complessa in un certo senso. Poi qui su tutti questi bordi, da questo lato e anche da questo lato, abbiamo ancora delle parti rimaste della chiesa originale, mentre poi chiaramente tutto il resto, tutta questa parte giallina è chiaramente di epoca successiva, quindi appunto in stile barocco. L'interno è anche molto interessante, vi faccio vedere una foto che la cui qualità purtroppo non è il massimo, però è giusto per farvi capire un po' la struttura interna della chiesa, ok? Non è grandissima, già da fuori si vede, è una struttura che ha 3 absidi in fondo, ok? La principale è chiaramente più grande, sopra c'è una cupola e ci sono 3 colonne per lato, ok, nella parte più interna, e poi attorno ci sono dei pilastri. Si tratta di un misto tra stile longobardo, anche per l'altezza della struttura, e anche un po' bizantino. Il bizantino lo notiamo nella distribuzione abbastanza complessa degli spazi, perché vediamo che ha quasi una struttura tondeggiante, ok? Non è la classica pianta croce latina come siamo abituati a vedere in tante chiese. Da qui vediamo sicuramente molto meglio com'è la struttura. Tutte le pareti erano completamente coperte di affreschi, che purtroppo sono stati rimossi nella ristrutturazione di epoca di stile barocco. È rimasto qualche lacerto, probabilmente questi, perché comunque ce n'è qualche lacerto di affresco rimasto nelle absidi laterali. Possiamo tornare all'esterno della chiesa per dare un'occhiata un attimo a quello che ci sta di fronte. Allora abbiamo questa fontana, sì, che in realtà è relativamente recente, XIX secolo, rispetto sicuramente al resto delle strutture che vediamo qui. Campanile che sì, è il campanile della chiesa, è staccato, quindi sembrerebbe quasi una torre difensiva così buttata lì, in realtà è il campanile. Questo sembra che sia stato realizzato nell'XI secolo, poi purtroppo è andato distrutto a seguito di un terremoto nel XVII secolo. Vediamo degli stemmi, che sono gli stemmi che ricordano le diverse dominazioni che ci sono state appunto nella città di Benevento. Altra cosa che volevo farvi vedere qui è il chiostro. Vediamo qui che c'è un chiostro patrimonio UNESCO, tra l'altro, non a caso, perché è una struttura veramente super interessante. Tra l'altro da questo portico, questa è un'immagine molto interessante perché abbiamo anche questo portico con tutte queste belle testimonianze, diciamo, di epoca
antica, ci sono sicuramente dei capitelli anche di origine romana qui, azzardo a dire probabilmente anche dei reperti del famoso tempio di Iside di cui parlavamo prima. Ma diamo un'occhiata a questo chiostro stupendo. Il chiostro è stato realizzato inizialmente nell'VIII secolo, ci sono diverse colonnine, ok, realizzate in diversi materiali tra l'altro. Le colonne sono veramente pazzesche, ognuna ha uno stile un po' diverso, ma non solo le colonnine stesse, ma anche i capitelli. I capitelli e i pulvini sono veramente una cosa pazzesca. Nel piccolo spazio che c'era a disposizione, guardate qua cosa sono riusciti a fare. Allora, queste per esempio, questa colonna, anche i materiali vediamo che sono diversi, ok? Soprattutto tra queste, lo vediamo subito. Ma qui tutta questa parte che sta sopra le colonne è veramente incredibile, la precisione, i dettagli che sono stati, la precisione che è stata usata, i dettagli che sono stati, la cura ai dettagli che è stata data è veramente incredibile. Tra l'altro questo monastero è stato anche un centro culturale molto importante. Qui è stata inventata la scrittura beneventana, che era una scrittura di epoca medievale, venne chiamata anche scrittura langobarda, e per quanto riguarda la chiesa di Santa Sofia in sé era diventato un centro veramente molto importante, un centro religioso molto importante per i Longobardi. Era uno degli edifici più importanti per i Longobardi, per la Langobardia minore, che era la parte sud dell'attuale penisola italiana occupata dai Longobardi, governata dai Longobardi, e in più nell'ultimo periodo dei Longobardi in questa zona d'Italia venne chiamata anche monumento religioso nazionale, appunto per i Longobardi. Allora andiamo a terminare questo video con un monumento veramente super interessante, che è la Rocca dei Rettori. Raggiungiamo sempre dal Viale Garibaldi, ok? Prima eravamo qui, la chiesa di Santa Sofia qui e Rocca dei Rettori è qui, quindi non molto distante effettivamente. Andiamo a vederlo in mappa perché ne vale proprio la pena. Eccolo qui. Allora, è una struttura, già si vede, di per sé molto complessa. Tra l'altro si tratta di una zona che è stata abitata veramente da epoche molto molto antiche, addirittura sono stati trovati i resti di una necropoli del VII-VI secolo a.C. In più poi è stata abitata comunque anche dai Sanniti, che qui avevano realizzato già una struttura difensiva, perché questo è uno dei punti più alti anche attualmente della città, e quindi chiaramente punti più alti nella storia sono sempre stati molto strategici, molto importanti per proteggere la zona, per controllare bene i dintorni, per cui giustamente era stata utilizzata per scopi diciamo militari. I Romani poi ci avevano realizzato delle strutture idriche, quindi una parte dell'acquedotto, e poi i Longobardi avevano iniziato a realizzare questa struttura che vediamo sulla sinistra, in quanto vediamo che in un certo senso l'attuale Palazzo dei Rettori è diviso in due parti, in due grandi parti, questa e questa, ok? La parte di sinistra, chiaramente più antica e già si vede, era stata realizzata appunto dai Longobardi. In realtà poi è stata modificata anche in epoche successive. In ogni caso la struttura principale era stata realizzata da loro. Dopo i Romani, i Longobardi hanno utilizzato questa zona a scopi militari ma anche religiosi. Qui dove c'è questa struttura hanno realizzato appunto questa struttura militare, quindi una struttura di difesa, mentre da questo lato avevano realizzato un monastero di benedettine, quindi un monastero femminile di benedettine, chiamata Santa Maria Porta Somma. Perché Porta Somma? Perché qui si trovava una porta di epoca longobarda, ovviamente, visto che le mura erano principalmente longobarde. Somma perché? Perché ci si trovava la sommità, la parte alta della città, ok? Quindi lì era stata realizzata questa struttura religiosa. C'è stato un periodo dopo i Longobardi in cui la struttura è stata praticamente abbandonata, non era utilizzata, e poi è intervenuto il Papa, che ha ordinato ai rettori, che per un lungo tempo, ci ricordiamo, hanno governato la città di Benevento, di riprendere in mano la situazione di questo stabile e di riutilizzarlo. I rettori hanno fatto realizzare una struttura propriamente militare, quindi hanno spostato le monache benedettine su un altro monastero, su un monastero di San Pietro di Benevento, e questa struttura l'hanno ripresa in mano, l'hanno modificata. Si vede nettamente il cambiamento, cioè si vede nettamente che questa struttura è stata fatta in un'epoca molto successiva rispetto all'altra, però si vedono comunque queste strutture militari anche abbastanza possenti avevano realizzato un vero e proprio fortilizio con tanto di
fossato tutto attorno per la difesa del forte edilizio stesso e di ponti levatoi, quindi diciamo che l'aspetto era un attimo diverso da quello attuale. La struttura è poi stata presa in mano anche in epoche successive. Ma senza perderci troppo andiamo a vedere proprio le strutture come sono. Questa è la struttura medievale, una struttura architettonicamente molto complessa, partendo dalla sua pianta, una pianta poligonale, quindi non è quadrata, non è rotonda, non è rettangolare, ma è poligonale, quindi abbastanza rara anche come tipo di struttura. Inizialmente era stato chiamato Castrum Vetus, poi siccome comunque sono state fatte delle modifiche in più epoche è stato chiamato Castrum Novum, ok? Quindi Castrum Novum era la struttura più recente in un certo senso. Di fronte ci accoglie, per così dire, alla struttura questa statua, di cui la vediamo un po' meglio, statua bronzea dedicata a Traiano, l'imperatore Traiano. Questa è una copia bronzea della statua originale in marmo. Struttura molto possente, molto militare, lo si vede già con queste bifore messe neanche tanto in ordine in un certo senso. Qui ancora abbiamo le nostre amiche inserzioni di epoca romana, quindi queste steli che sono veramente incredibili. Secondo me è veramente pazzesca questa cosa, perché è molto raro vederne così tante in una città. Questa sicuramente da una derivazione di una stele funeraria romana, questa anche col cavallo, veramente bellissimo. Cioè, tra l'altro, diamo un attimo un'occhiata, notiamo come anche il cavallo sia stato fatto con una precisione assurda, cioè bellissimo, addirittura la criniera, cioè veramente molto bello. E poi anche di qua non abbiamo finito con le inserzioni. Allora, qui ce n'è un'altra, ok? Qui tra l'altro molto interessante, si vedono anche questi motivi decorativi tipo floreali. Ok, questa è un'altra decorazione, questa è un'altra, ma poi è una cosa veramente impressionante perché si vedono proprio, si vede veramente come al di là del lato decorativo venivano veramente presi dei pezzi architettonici per completare la struttura da un punto di vista architettonico, non solo decorativo, tipo questo pezzo qui, questa pietra qui evidentemente serviva. A noi fa un po' strano vedere tutto questo, a quel tempo, come forse ho già ripetuto, c'era bisogno di pietra, quindi non è che si stesse lì a dire, boh vabbè, sono strutture romane, sono storiche, non andiamo a rovinare i palazzi. Si prendevano le pietre e via, cioè era pietra da costruzione alla fin fine. Questo è un cavallo, questo è veramente incredibile perché si vedono proprio le due testoline, pazzesco, anche qua con i capelli realizzati con una precisione impressionante. Ancora qui abbiamo delle decorazioni floreali con una testa di bove, probabilmente qui una decorazione un po' più geometrica. E qui anche questo impressionante. Questa è una figura tipo una figura umana, quindi la parte alta del busto di una figura, ok, quindi veramente impressionante. E sì, ecco, poi tra l'altro qui dietro c'è un giardinetto dove si vedono ancora dei resti romani, quindi abbiamo due colonne, qui altri pezzi di colonne, eccetera eccetera. Altra cosa interessante che si vede da questo lato è che qui nella parte bassa di questo lato, che in realtà è il lato più recente, quello fatto con i papi per capirci, vediamo ancora una parte dell'edificio più antico, ok? Mentre poi è stata fatta la ristrutturazione sopra. La torre è anche relativamente alta. Qui vediamo nel frattempo anche una statua su un piedistallo piuttosto alto con un leone. Questa è stata posta qui nel 1640, ma il leone è medievale. Il piedistallo è di origine romana, quindi sicuramente apparteneva a un qualche tipo di struttura anche relativamente ricca per avere anche una decorazione così veramente dettagliata e particolare. Era stata posta qua nel 1640 in onore del Papa Urbano VIII, doveva rappresentare un po' la vigilanza, la maestà, la fortezza, eccetera eccetera. Ok, e poi abbiamo quest'ala qui del Palazzo dei Rettori, che è la parte più recente. Dopo il periodo dei papi, per un periodo la struttura è stata utilizzata come carcere fino al 1865, attualmente è sede della provincia di Benevento. Eccoci alla conclusione di questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così vi attivano le notifiche quando pubblico dei video nuovi. Ditemi se vi piacerebbe vedere alcune città in particolare e anche in quale lingua. Niente, grazie ancora e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!